Valle Camonica la viticoltura c'è sempre stata, fin dai tempi dei Romani si è sempre coltivata la vigna. Per quanto riguarda la vocazione, sicuramente il terreno è vocato sia per esposizione che per caratteristiche pedoclimatiche, poi ovviamente dipende sempre dall'obiettivo enologico. I vitigni che coltivo, io li coltivo perché ho avuto la fortuna di trovarli in vigna, quindi di poter lavorare già su un esistente, su piante vecchie che quindi si erano adattate al terreno e che quindi esprimevano la sintesi migliore del territorio. I vigneti li aveva piantati mio nonno a cavallo tra gli anni 60, alla fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e alcuni esemplari, come per esempio questi, arrivano ad avere appunto ormai quasi 60 anni d'età. Principalmente Nebbiolo, Barbera, Merlot e l'Erbanno, che è un vitigno diciamo tradizionale, che è un biotipo di Lambrusco Maestri. Sono vitigni che secondo me meglio si adattano alle mie condizioni, al mio territorio, alla mia idea di vino. Per me il vitigno è fondamentalmente un mezzo per esprimere il territorio, e da questo punto di vista l'Erbanno o il Lambrusco Maestri è quello che fa sintesi migliore del territorio, perché grazie alla sua rusticità riesce a crescere nel territorio della Valle Camonica praticamente senza necessità di alcun intervento. Generalmente in regime di agricoltura biologica, in un'annata normale, sugli altri vitigni faccio dai 10 ai 12 trattamenti l'anno, sull'Erbanno invece ne faccio solamente 2. Quindi questo consente a me di lavorare meno, di fare meno fatica, che in una situazione come la mia è sempre una bella cosa, di inquinare molto meno. Fin da piccolo la mia tendenza, le mie passioni erano comunque rivolte all'agricoltura e in particolare agli animali. Infatti dicevo che da grande avrei fatto o il veterinario o il contadino. Ho iniziato a studiare giurisprudenza, però alla fine ben presto ho capito che non era la mia strada, non tanto perché non avessi buoni risultati, quanto perché proprio sia psicologicamente che fisicamente soffrivo la cosa. Un giorno mi sono trovato a fare una passeggiata in vigna, c'erano quelli che allora erano le persone che aiutavano mia madre e le mie zie nella gestione dei vigneti. Mi sono fermato a fare 2 chiacchiere, ho iniziato a potare. Sono arrivato a casa con le mani doloranti, ma col sorriso in faccia, ed era una cosa che nei 4 anni di giurisprudenza mi mancava. L'Expo mi sembra un po' come la corsa all'oro nel Klondike a fine 800 negli Stati Uniti, cioè tutti partono con la speranza di trovare il filone d'oro e alla fine invece molto spesso non trovano altro che la morte. Sinceramente la cosa che più di tutto mi infastidisce è che alla fine si è scelto un tema che è sicuramente in questo momento di estrema attualità, soprattutto per quanto riguarda il Made in Italy, perché l'agroalimentare in Italia tira molto in questo momento, per cui nutrire il pianeta è stato scelto come tema, però alla fine nei fatti la cosa è stata estremamente contraddittoria, perché per fare Expo si è consumata un'enorme quantità di superficie agricola o comunque di territorio. In più poi gli sponsor ufficiali sono McDonald's e la Coca-Cola. Se l'idea di nutrire il pianeta è utilizzare McDonald's e Coca-Cola e poi invitare i piccoli produttori perché fa figo, perché in questo momento è quello che tira, allora è un gioco a cui io personalmente non sono disposto a giocare.